Se le avessero detto a inizio stagione che arrivati a oggi sarebbe stato capolista, io le chiedo come si sarebbe sentito e cosa avrebbe risposto. Effettivamente era difficile da prevedere anche in virtù delle prime giornate del mese di agosto, che per noi è stato difficoltoso e con qualche sconfitta, quindi pensare di fare poi una striscia di 10 vittorie consecutive e di raggiungere la vetta della classifica non era facilmente preventivabile. Riavvolgo il film indietro di qualche mese e le chiedo, al triplice fischio a Dublino, quale film le passa davanti? Cos'è che ha sentito in quel momento? Ma in quel momento è chiaro che è una grande gioia, ma non sono gioie poi così diverse da quando fai magari una grande partita o vinci una partita particolarmente difficile. Il tetto della gioia è sempre quello. Quello che era diverso è quello che era intorno a noi. Intorno a noi ho visto una città veramente felice, che si è lasciata andare a un entusiasmo non preventivabile neanche quello. E poi quello che è stato veramente bello invece è stato tutto il percorso di quell'Europa League. Ecco lì, quando possiamo rivedere, non è solo la partita di Dublino, ma è veramente tutte le partite, a cominciare da Lisbona nel girone successivo, Liverpool, Marsiglia, eccetera, eccetera, dove abbiamo incontrato le squadre che nei loro campionati hanno vinto, in Portogallo, in Austria, in Polonia, in Francia. Il Marsiglia comunque era una grossa squadra, il Liverpool in quel momento era primo in Europa League, il Bayer Leverkusen alla fine. Questo ci dà la sensazione che abbiamo fatto veramente un percorso molto, molto forte. Lei ha usato secondo me una parola chiave che è percorso. Il momento in cui alzate quella coppa è inserito dentro questo percorso un pochino come un momento spartiacque, nel momento in cui questo gruppo diventa un gruppo di vincenti e che poi dopo vi porta ad essere capolista in questo momento. Sì, questo è quel famoso luogo comune in cui sembra che i giocatori sono diventati vincenti in quel momento e io non ho mai pensato così, non lo pensavo prima, figurati adesso che abbiamo alzato una coppa. Vincenti lo sei nella vita sempre, quotidianamente, con i tuoi limiti, quando superi i tuoi traguardi. Questo è un luogo comune che veramente va abbattuto, va massacrato, altrimenti nella vita c'è una generazione di frustrati che non trovano soddisfazione in niente se non nell'alzare la coppa. Le chiedo, lei e Bergamo, che rapporto c'è con questa città dopo 9 anni, dopo l'Europa League, dopo tutto quello che ha portato lei a questo club, a questa città? No, è chiaro che 9 anni, questo è il nono, diciamo 8 e mezzo, abbiamo fatto tanta strada, abbiamo fatto veramente tante cose, sempre in crescendo, sempre con tanta voglia, con tanto entusiasmo, sempre con tanti valori forti, con tanto rispetto per tutti i giocatori che ci sono stati, quelli che sono arrivati dopo, cambiando anche tante squadre, sempre con un comune denominatore che è la proprietà che ha sempre stabilito questi valori, questi comportamenti, una città che è altrettanto sinonimo di altrettanti valori. Quindi c'è stata un'identificazione forte tra squadra, proprietà, città, e il fatto che poi ha portato anche dei risultati sportivi. Non è sempre facile questo, però già quello era un qualcosa di vincente. Lei ha trasformato tantissimi calciatori, potremmo dire ha valorizzato il loro potenziale, però anche semplicemente vederlo e poi dopo tirarlo fuori è proprio qualcosa che poi dopo magari sono andati via e non hanno avuto quello stesso tipo di fortuna. Lei quando vede un calciatore e quando gli passa davanti in allenamento, cos'è che vede? Come fa a tirare fuori da un ragazzo veramente il 110, il 120, il 130%? Ma questo probabilmente, lo riconosco anch'io, è la mia qualità migliore, quella di riuscire a intravedere la potenzialità di un giocatore che magari lui stesso a volte è un po' più scettico oppure si autolimita e io magari a volte gli do più fiducia di quanto ne ha lui stesso. Non sempre questo percorso, a volte bisogna anche confrontarsi, a volte essere anche più duri, a volte più teneri, però non ho mai
aggiunto niente a dei giocatori di quello che già non abbiano. Ho sempre, giustamente, come ha detto, cercato di tirare fuori quello che fa parte di loro stessi, che è del loro bagaglio, e che magari qualche volta non ci credo. Quando lei ha detto magari non ci credono loro stessi, magari si autolimitano, a me è balenato lì davanti Charles De Ketelaere, però non so se stava pensando a lui o se stava pensando a qualcun altro. Lui, altri ragazzi che hanno avuto un'evoluzione positiva, sicuramente Charles è un ragazzo prima di tutto molto sensibile, un ragazzo intelligente, che si è messo a disposizione ma che capisce, e questa è una componente molto importante, perché lui, quando parli con lui, riconosce calcio, riconosce pregi, difficoltà e lavora per migliorarsi sempre, costantemente, e questa sua disponibilità lo sta portando a migliorare sempre le sue prestazioni, ad essere un giocatore sempre più forte. Lookman è un trascinatore per questa Atalanta? Lookman è un top. Sotto l'aspetto caratteriale ci sono magari dei giocatori che hanno più continuità, sono più solidi, ma è normale anche a volte il ruolo stesso che favorisce di più o di meno. Lui deve essere sempre molto in condizione, però è diventato un giocatore veramente straordinario, tra i migliori in Europa e quindi al mondo, perché ha migliorato la sua continuità e per certi aspetti ha incominciato a essere anche un po' atalantino, no? Samardžić, questo tocco di suola, dribbling nello stretto, giocatore pazzesco, cosa gli manca per essere titolare in questa Dea? È un giocatore anche lui molto giovane, che ha dimostrato giustamente quello che ha evidenziato, dei grandi talenti. Poi il calcio è fatto anche non solo di talento, è fatto anche di tante altre componenti. E lui è un ragazzo che dimostra di avere, ed è visibile a tutti, un talento particolare. Poi saprà lui coltivarlo e farlo diventare anche continuo, concreto, efficace. Chiudo con una domanda banale, mister. Qual è l'obiettivo per questa stagione? L'obiettivo è quello di in questo momento non possiamo avere obiettivi così lunghi, e questo forse è il bello del calcio, forse questo è quello che poi ti permette di fare i percorsi come abbiamo fatto l'anno scorso, dove nessuno immaginava dove saremmo atterrati, non lo possiamo sapere neanche adesso, però continuiamo a cercare di portare avanti il nostro volo più lungo possibile. Gentilissimo, mister, grazie.